Elena, cambiamo un attimo pagina, vediamo la morte del Papa. 21 aprile, Pasquetta 2025. Almeno quella ufficiale. Mm. Tu dimmi, io non voglio dati, dimmi quello che vedi. Era il Papa, vero? Papa Francesco, Bergoglio. Era il Papa vero, nel senso doveva essere il Papa? Era In quello cosa- eletto? No, era quello No, eletto. no, 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 quando è no, no. morto quello eletto? Ehm, Era eletto e bla bla, però sto argentino, quando è sì, morto? a me viene 2 mesi prima. Come? Mi è arrivata sta roba qui. Insufficienza respiratoria per avvelenamento. Da parte di chi? Una finta intossicazione alimentare. Mm, mm. C'è una persona vestita di rosso che se guardo da dove arriva diventa vestito. C'è un vestito giallo. Il giallo rappresenta però da dove arriva e io come se fosse uscito da una palude di acqua gialla. Mm. Mm. Ma non ho capito, chi è che l'ha ucciso? Una fazione del Sì, Vaticano? sì, 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 ma O che- una fazione del Vaticano che però lavorava non veramente per il Vaticano, ma lavoravano lì da anni in attesa da anni, 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 ti potrei dire da 30 anni, sapendo che questo momento doveva arrivare. Io, c'è una fazione, ti chiamerei la fazione gialla a livello mondiale, come se fosse una parte dei potenti che però mh, in qualche maniera agiva in contrasto con la maggioranza dei potenti. Perché è stata decisa una morte ufficiale il 21 aprile, Mm. Più che il 21 aprile, il giorno di Pasquetta, esatto, lunedì dell'Angelo? lunedì dell'angelo, sì. Ehm, ehm, la somma fa 6, 21, no, scusa, ho sbagliato, infatti 6 non mi tornava. La somma fa 25, 50, 5. Ok. Sì. Il No, 25 o sì, con 25, 2000? 21, 4, 2000, no, col solo 25. 4 e 25, 25, 25, 50, Fa sì, però 50. Ah. conta anche 2, Sì, infatti, quindi fa 52. 7. 52, 527. L'unica cosa che so del 7 che mi arriva è una nuova apertura, un nuovo inizio. Questa cosa, ma la cosa diciamo, la coincidenza ci sta col numero, ma la cosa importante era Pasquetta, ok? Quindi Perché? lunedì dell'angelo. Ehm, vedo proprio come se ci fosse un'apertura nel terreno bianca, però, ok? Come se ci fossero delle ali che si aprono, risucchiano. Ehm, è come se fosse proprio un risucchio di tutta la Matrix, mi viene da dirti, che entra in questo portale bianco.
quindi come se venisse rilavorata, rishakerata e rimostrata e poi rimessa di nuovo Un sulla grande reset. terra. Mm? Un grande reset. Sì, un grande reset. Quello che mi viene è che i potenti che c'erano finora, ok, stanno perdendo la loro energia in maniera, cioè l'hanno già persa, stanno dando gli ultimi colpi, ma i potenti che l'altra fazione che è arrivata adesso, con questo rito, riesce a risucchiare tutto e rimettere in gioco come loro vogliono, diciamo in Sembra che un'altra maniera. siamo alle porte di uno scisma nella Mm. Chiesa, così? Sì, non mi viene da dirti che sia l'ultimo papa, ma probabilmente è l'ultimo papa loro, cioè Ok, dei vecchi, e ci sarà il nuovo papa dei nuovi. Ecco. mini analisi del Papa. È stato legato al fenomeno di desaparecidos in Argentina, cioè ha ucciso giovani drogati e buttati da un aereo in volo sopra l'Oceano Atlantico, lasciati quindi così morire. Ma più che vederli morire, io li vedo utilizzati per i vari riti. Ok, Adesso non ti so dire, allora, più che contatti con i lasciati, nazisti. cioè secondo me sono stati lasciati su un'isola, su una terra lontana, dove c'era chi li recuperava. Per fare esperimenti. C'è esperimenti, riti, Aveva contatti con nazisti? Ha avuto contatti con nazisti? sì, con tutta la parte nazista che c'è in Sud America, mi sembra Eh. sia Venezuela là in mezzo, può essere Venezuela e... C'è un video che chi vedrà questo video magari avrà voglia di cercare e mettere nei commenti, che non so, adesso tu mi dirai se l'hai visto, Elena, di Papa Francesco che parla in una biblioteca, credo vaticana, che parla con un invitato, rappresentante di un qualche governo, non lo so, e che a bassa voce, ma si sente nitidamente nella registrazione, aprendo un libro, dice queste cose vengono, abbiamo degli ottimi laboratori satanici qui in Vaticano. Ok, Taceres satanicos, dice. no, 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 Taceres non lo so. continuo è laboratori satanici. Ed è chiaro, è evidente. In Vaticano ci sono i laboratori satanici. Certo. E questo video è stato lasciato apposta. Infatti, sì, perché tutto ciò che apparirà adesso sarà tutto quello che la vecchia fazione ha fatto. No, ma c'è da tempo. Che cosa c'è in È questi da laboratori tempo, ma satanici? sembra che sia tutto d'un colpo, no? Ma la vecchia fazione ha perso la sua forte energia già, secondo me, da quello che vedo, da 3 anni, quindi è tutto decadere, ok? A scemare. Dove sono questi laboratori satanici? Allora, vedo in alto un cerchio, una stanza cerchio, potrebbe essere la Cappella Sistina come un'altra però, che pian piano va giù come, man mano che si scende nella profondità, è come se scendesse a imbuto, Mhm. ok, e tutti i piani proprio più bassi in fondo sono i veri laboratori che poi si ricollegano a dei tunnel che potrei dirti che vanno a raggiera, io ne vedo 6, che arrivano in vari punti della capitale, anche quasi alla periferia, dove potrebbero esserci delle cappelle o delle chiese. E cosa si fa in questi laboratori Allora, satanici? si preparano le vittime a seconda del rito che deve essere fatto, che da quello che vedo in ogni un punto dei 6 viene fatto un rito diverso, con un certo scopo, una certa energia. Quindi lì
Se c'è la vittima che deve essere sacrificata, la si prepara al sacrificio, come se avesse già dei tagli, gli fanno dei tagli prima. E, questa è una delle immagini che mi arriva abbastanza macabra, dei tagli prima per far sì che quando arriva nel posto viene poi proprio chi fa il rito vedo proprio che va a succhiare da questi tagli. Per esempio, questo è uno. Oppure ce n'è un altro dove un altro rito che fanno è iniettare dentro alla vittima un liquido che appare viola, che fa delle reazioni nella persona strane, come se avesse delle allucinazioni, mi viene da dire, e quando viene a contatto con le persone che fanno il rito, c'è come se la preparassero a dire e fare quello che loro vogliono, una specie di droga dello stupro, Mm. però da svegli, che tiene svegli. Questi sono due esempi. Una Poi. domanda che poi analizzeremo magari più approfonditamente avanti, il Vril, no? C'è questa teoria dei complottisti per cui molti personaggi famosi, se non tutti, a un certo punto della loro carriera hanno l'occhio, mi sembra sinistro, pesto, Mm, rosso, tumefatto, eccetera, e c'è sempre una caduta dalle scale, mhm. un incidente, ok, non ultimo Ranieri al Festival di Sanremo 2025 e il Papa stesso. Cosa è successo al Papa? È caduto dalle scale? Un cardinale gli ha tirato un pugno perché si erano rubati il rosario? Che è successo? O qualche amante brasiliano? Che è successo? C'è a un certo punto, beh, io guardo il Papa, come se a un certo punto il fisico, a furia di prendere sostanze per sia l'adrenocromo che altre sostanze per cui loro prendono per fare questi riti e per rimanere in vita il più possibile, è come se a un certo punto ci fosse il fisico andasse in tilt, i vari corpi della persona, quindi eh, mm, c'entra anche un po' il fatto che non ci sia più l'anima, non lo so, come se non riuscisse più il corpo a, a sopportare questa cosa, cioè non è fatto per sopportare questo tipo di trattamento, ok? E quindi è come se ci fosse è come se andasse in tilt. E il fatto che abbiano l'occhio sinistro così è perché quelli che gli fanno fare queste cose vedono quando c'è questo tilt del corpo e è come se fosse un segnale per tutti gli altri che guardano del mondo, ti direi, no? Quindi lo vedono proprio apparire in questa maniera. Ok, ultima domanda, chi è morto, che era in ospedale, eccetera, da 2 mesi a questa parte è quello l'uomo che è morto, un clone, cos'era? Un sosia, un clone? Quello che è morto 2 mesi fa Mhm. era quello che in teoria era Papa Francesco. Mm. E dopo hanno messo, ma più che un clone, io vedo un attore a cui hanno fatto hanno fatto la maschera. L'ho già Ok, visto un po' di tempo quello è fa. morto, l'attore. Lì hanno messo un altro corpo, sempre con la maschera. Non è neanche quell'attore là. Allora, solo l'originale Bergoglio, morto Mm, 2 mesi fa, sì, dov'è adesso? Nel basso astrale? sì, nel Tu non basso lo astrale sai, insieme a... ma con Monica abbiamo analizzato da poco,
una cosa molto interessante. Sembra una baggianata, ma una cosa molto interessante. Una persona a me nota si blocca? No. E poi lo Ah, vedrai in video. Sì, Cristina dice che si blocca il video, io, come video, e Monica ed Elena. No, no, è la tua connessione, Cristina. Dicevo, una persona a me nota della mia famiglia, che mm, ha fatto delle cose un po' spiacevoli, mm, e adesso nel basso astrale è un'anima. mm, L'anima non potrà rimanere, diciamo, in quello che potrebbe essere l'inferno, mm, deve capire delle cose. Le avrà capite, sempre utilizzando il termine tempo che è relativo, mm. quando in termini di anni treni saranno passati questa persona 500 anni. Mm. Bergoglio aveva l'anima? Ma da quello che vedo io, già da un qualche anno non più. Ok, Però l'anima sua dov'è è adesso? comunque là, sotto nel basso astrale. È come se, perché comunque lui sono tantissimi anni che Cioè, faceva, quindi quando quando uscirà ha da lì? perso l'anima è andata comunque già nel basso astrale, la sua anima. E, Quando capirà una serie di cose e uscirà da lì e finalmente tornerà, diciamo, in gioco? messi in anni mi viene 2500.